prosegue il braccio di ferro fra la politica e il Pentagono. I protagonisti principali sono i senatori Gillibrand e Rubio. La senatrice Gillibrand è riuscita ad ottenere il completo finanziamento per l'ARO e si sta adoperando per ottenere un'udienza forse pubblica con David Grush e altri funzionari del governo che confermano alcune delle sue affermazioni. Per chi non lo sapesse, David Grush è l'informatore che recentemente ha rilasciato dichiarazioni sull'esistenza di un programma governativo di recupero di oggetti volanti alieni fin dagli anni 40. Se Grush accetterà la presenza di telecamere, tali udienze saranno addirittura aperte al pubblico. Sono in molti a sperare che la prima udienza avvenga nelle prossime settimane, prima delle vacanze di agosto. Ma le pressioni politiche sul Pentagono non si esauriscono qui. Il Congresso sta preparando la legge sull'autorizzazione all'intelligence per l'anno fiscale 2024. In questa legge troviamo una sezione dedicata ai fenomeni anomali non identificati. La sezione 1104, limiti di finanziamento relativi a fenomeni anomali non identificati. La normativa, nella prima parte, impone importanti limiti all'uso dei finanziamenti governativi per qualunque attività relativa ai fenomeni anomali non identificati. Ma la parte più interessante è la seguente. Qualsiasi persona, attualmente o precedentemente sotto contratto con il governo federale, che abbia in proprio possesso materiale o informazioni fornite o derivate dal governo federale, relative a fenomeni anomali non identificati che precedentemente o attualmente sono protetti da qualsiasi forma di accesso speciale o accesso limitato, devono, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificare tale possesso al direttore e, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mettere a disposizione del direttore per valutazione, analisi e ispezione tutto questo materiale e informazioni e un elenco completo di tutto il materiale di fenomeni anomali non identificati di origine non terrestre o esotici. In sostanza, tutte le aziende o persone che hanno collaborato con il governo federale sono obbligate a fornire materiali e informazioni su fenomeni anomali non identificati in loro possesso, entro un limite di tempo molto ristretto, non oltre i 6 mesi dal momento in cui la legge verrà firmata da Biden. Materiali e informazioni dovranno essere consegnate all'ARO di Kirkpatrick, che avrà 30 giorni di tempo per informare il Congresso. L'importanza di tale legge è evidente. Chiunque sia in possesso di informazioni o materiali sugli UFO deve comunicarlo al Congresso, altrimenti sarà perseguibile a norma di legge. Questa legge è l'evidente conseguenza della testimonianza di David Grush e di altri testimoni che sono stati ascoltati a porte chiuse dal Congresso e dagli ispettori generali. Il senatore Rubio ha avuto sicuramente un ruolo determinante. In un'intervista sul News Nation ha infatti affermato che ci sono altri testimoni che confermano le parole di David Grush e che sono entrati in contatto con il suo comitato negli ultimi 2 anni. Se le rivelazioni di questi informatori si dimostreranno vere e verificabili, ci sono diverse persone, dipendenti di aziende di importanza nazionale, che dovranno giustificare il loro comportamento. Per 80 anni hanno nascosto informazioni e materiali di origine non umana. Nell'ambiente ufologico si pensa da moltissimo tempo che ci sono materiali provenienti da UFO nelle mani di aziende private, soprattutto aerospaziali, come la Lockheed Martin. Secondo Ross Coulthard, queste aziende in questo momento potrebbero spostare i materiali in loro possesso in Canada per evitare gli effetti della legge in fase di approvazione al Congresso. Siamo di fronte a una vera e propria prova di forza fra Congresso e intelligence.
Stiamo quindi vivendo un momento davvero unico nel processo di divulgazione sulla verità degli UFO? Personalmente non sono molto ottimista. Non credo che il Pentagono sia disposto a confessare le proprie colpe di omissione di informazioni con le relative conseguenze. Forse, come dice John Ramirez, questa escalation di eventi fa parte di un percorso voluto proprio dall'intelligence, poiché sta diventando impossibile nascondere queste verità. Ma questo processo di divulgazione non può concludersi con il Pentagono come colpevole. Penso che avremo presto delle sorprese e sarà importante comprenderne i dettagli.